Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere un po' quali sono le novità più interessanti e i miglioramenti che sono stati apportati rispetto alle versioni precedenti. Giusto come anticipo abbiamo un migliorato supporto a Matter, un nuovo add-on per gli script in Python e un sistema di tag semantici che è stato totalmente ristrutturato e notevolmente migliorato. Il cambiamento più grosso dal punto di vista tecnico è la parte relativa ai requisiti di sistema, in quanto OpenHub 5 è compatibile solo con i sistemi operativi a 64 bit e con la Java 21. Andiamo quindi insieme a vedere tutte le novità e migliorie e cambiamenti che ci sono stati in questa nuova versione. Bene, partiamo dalla pagina ufficiale di GitHub dove c'è la nuova versione 5.0. Al momento sulla pagina di GitHub troverete come ultimissima versione la 5.01 perché è già uscita una patch release, però per vedere tutte le novità introdotte dalla nuova versione e la procedura di aggiornamento e installazione conviene far riferimento al tag 5.00. È uscita ormai da quasi un paio di mesi perché il 21 luglio è stata pubblicata la versione 5.0. Per andare a vedere le novità conviene far riferimento al blog ufficiale di OpenHub. Quindi clicchiamo sul release blog, andiamo sul post relativo all'uscita della OpenHub 5 in modo tale da avere tutte le informazioni che ci servono relativamente agli aggiornamenti e alle novità introdotte da questa nuova versione. Andiamo a vedere quali sono allora queste novità da un punto di vista macro, quindi senza andare ad approfondire troppo nel dettaglio, cosa che magari farò in video dedicati su alcune di queste novità. Però adesso facciamo una carrellata per capire effettivamente l'entità di questa nuova versione. La prima cosa che balza all'occhio è l'integrazione Matter, che per chi non lo sapesse è un protocollo che serve per far interagire insieme dei dispositivi che normalmente sono nativi su ecosistemi totalmente diversi e che non si parlano tra di loro. Quindi OpenHub 5 ora è pronto per integrarsi con una gamma ancora più ampia di dispositivi, garantendo quindi una maggiore interconnessione tra dispositivi e semplificando appunto la creazione della smart home. Quindi in questo modo sarà molto più semplice integrare dispositivi di marche diverse che normalmente tra loro non si parlerebbero. Quindi è stato implementato un Matter Client di OpenHub che permette appunto di comunicare con più di 30 tipologie di dispositivi, dalla luce alle serrature intelligenti, termostati e tutti i dispositivi intelligenti che conosciamo. Tutti i dispositivi Matter possono essere Wi-Fi o basati su Ethernet, quindi rete cablata, oppure si possono basare su Thread, che è una tecnologia radio a basso consumo. Quindi utilizzando questo client Matter, OpenHub è in grado di integrare dispositivi di marche diverse, che possono essere aggiunte in maniera indipendente dalle rispettive configurazioni delle app di questi dispositivi. Ad esempio, prima per utilizzare il binding di una certa lampadina, noi magari dovevamo registrare la lampadina direttamente sul cloud del produttore e poi il binding andava a interfacciarsi col cloud. Matter dovrebbe permettere invece un'integrazione diretta. Oltre al Matter Client è stato implementato anche il Matter Bridge. Il Matter Bridge è un qualcosa che possiamo definire come l'opposto del Matter Client, cioè il Matter Client permette di integrare diversi dispositivi non compatibili nativamente tra loro in OpenHub, mentre il Matter Bridge permette di esporre tutto ciò che è configurato in OpenHub verso applicazioni esterne, appunto utilizzando il protocollo Matter. Quindi fondamentalmente noi potremmo utilizzare la nostra app casa su iOS oppure l'app Android Home per configurare, per gestire i nostri dispositivi utilizzando direttamente OpenHub. Quindi il tutto rimane locale all'interno della rete domestica e non c'è bisogno di utilizzare cloud esterni. Semplicemente su OpenHub sarà possibile taggare degli item che vengano esposti tramite protocollo Matter, verrà generato un codice di abbinamento e questo codice verrà utilizzato sulle app esterne che necessitano di integrare quel particolare dispositivo. Diciamo che questo argomento merita poi un approfondimento e un video a parte perché è veramente interessante.
Andiamo avanti e passiamo alla seconda novità, che è quella della possibilità di scrivere le rule in linguaggio Python, utilizzando un nuovo add-on di scripting proprio basato su Python. In questo modo sarà molto più semplice scrivere le regole per chi conosce il linguaggio Python, anche perché questo add-on è stato completamente riprogettato e ha un accesso molto più semplice ai diversi dispositivi di OpenHub utilizzando delle librerie dedicate. Quindi per chi conosce il linguaggio Python, diciamo questa novità semplifica di molto la gestione delle regole e delle trasformazioni. Andiamo avanti e vediamo che un'altra novità è l'aggiornamento della versione app di iOS, che era rimasta un pochino indietro anche rispetto a quella Android. È un aggiornamento abbastanza importante perché l'app è stata totalmente rinnovata e sono state introdotte nuove funzionalità, come ad esempio il supporto per l'Apple Watch, quindi è possibile tramite l'Apple Watch controllare i dispositivi di OpenHub. Sono state migliorate le notifiche push, che fanno riferimento anche alla casa dalla quale vengono inviate. Questo perché se uno gestisce più case con OpenHub, prima non riusciva a capire quella notifica da quale casa, da quale sistema domotico era stata inviata. Infatti un'altra delle caratteristiche nuove di quest'app è la possibilità di gestire più installazioni di OpenHub, in modo tale da avere appunto più sistemi domotici gestiti dalla stessa app. Il requisito del sistema operativo per questa nuova versione dell'app è iOS 16 e ovviamente OpenHub diciamo dalla versione 3 in più, ma ovviamente per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche è meglio avere la OpenHub 5. Poi tralasciando diciamo i miglioramenti tecnici dal punto di vista di codice e di interfacciamento verso OpenHub, vediamo che un'ulteriore funzionalità aggiunta a quest'app è la modalità kiosk nativa, cosa che prima non c'era e quindi c'era bisogno di appoggiarsi ad applicazioni di terze parti per rendere diciamo dei tablet utilizzabili solo su OpenHub, come interfaccia su OpenHub. Con la modalità kiosk è possibile appunto vincolare il nostro iPad a lanciare solo l'applicazione OpenHub e tenerla a schermo pieno e utilizzare alcune feature avanzate che ne permettono la gestione. Quindi questa è una novità anche abbastanza importante per chi soprattutto vuole utilizzare un iPad come pannello di controllo di OpenHub. Passiamo adesso ad altri due aggiornamenti abbastanza importanti che riguardano la configurazione tramite sintassi YAML e l'aggiornamento dei tag semantici. Quindi il sistema di configurazione dei nostri oggetti tramite sintassi YAML può sostituire può essere un'alternativa alla sintassi DSL utilizzata fino ad oggi come standard, soprattutto nella definizione degli oggetti su file di testo. Tramite la configurazione YAML è possibile definire diverse entità come things e items all'interno dello stesso file e soprattutto per chi ne conosce la sintassi probabilmente è molto più facile da leggere e da scrivere. La cosa interessante di questa nuova versione è che all'interno dell'interfaccia main UI è possibile generare il codice YAML di qualsiasi oggetto già presente in OpenHub. In questo modo, se uno volesse migrare la propria configurazione fatta come interfaccia grafica o fatta come sintassi DSL su file di testo, può andare su OpenHub, selezionare gli oggetti di interesse, farsi creare il codice YAML e metterlo su file. In questo modo diventa un pochino più agevole l'eventuale cambio di sintassi. Un'altra novità importante è quella del miglioramento della gestione dei tag semantici, in quanto sono stati aggiunti numerosi tag come equipment, point e properties, e soprattutto è stato introdotto una validazione un pochino più severa nella gestione dei tag semantici. In questo modo è possibile far sì che OpenHub si accorga se ci sono delle configurazioni errate, soprattutto se fatte su file di testo, che portano ad avere dei conflitti tra tag. Nel mio caso, chi ha visto il video precedente in cui parlavo degli errori che ho trovato dopo l'aggiornamento OpenHub, io avevo un paio di item
che erano dei point ma avevano dei tag, dei semantic tag relativi agli equipment. Questo fino alla versione 4 non mi era mai stato segnalato, quindi non me ne ero mai accorto. La versione 5 invece me l'ha segnalato come errore di validazione. Oltre a questo è stato migliorato notevolmente la gestione dei tag semantici all'interno dell'interfaccia grafica, quindi utilizzando drag and drop è possibile andare a gestire tutto il modello semantico dei nostri oggetti. Comunque faremo un video dedicato anche per questa parte qua. Scorrendo ancora l'elenco delle novità possiamo vedere che ci sono diversi miglioramenti relativi all'interfaccia grafica, come la gestione delle sitemap tramite drag and drop, il model editor tramite drag and drop, quello che dicevamo prima relativamente ai tag semantici, la rigenerazione delle rules dai template, quindi se per caso avete delle rule che sono basate su dei template, dovesse essere aggiornato il template, in questo modo si può rigenerare la rule a partire dal template aggiornato, cosa che prima non si poteva fare. Poi, come abbiamo detto prima, è possibile copiare la definizione in sintassi DSL e YAML direttamente dalla main UI. È stata aggiunta una nuova tipologia di chart che permette di gestire in maniera più opportuna gli stati degli item che cambiano basati sul tempo, quindi tendenzialmente tipo gli switch, gli interruttori che sono on off o i contatti open and closed. Poi la possibilità anche di gestire dei tag aggiuntivi al modello semantico, cosa che prima si poteva fare tramite un file YAML inserito all'interno dell'alberatura di OpenHub, adesso è possibile farlo anche tramite interfaccia grafica. E poi così via, ci sono tanti altri miglioramenti, chiamiamoli minori, e soprattutto c'è tutta una serie di add-on aggiunti. Ad esempio nel mio caso, io che ho la lavatrice LG, sono andato a utilizzare il nuovo binding LG FinQ, binding che già esisteva prima ma non era ufficiale, adesso è stato integrato direttamente negli add-on di OpenHub. Poi ci sono anche dei binding che sono stati aggiornati, eccetera eccetera. Per ultimo possiamo parlare dei requisiti di sistema, in quanto OpenHub 5 è compatibile solo con i sistemi a 64 bit, vincolo dovuto perché OpenHub utilizza Java 21 e non esiste una Java Virtual Machine 21 su sistemi a 32 bit. Quindi chi aveva un sistema operativo a 32 bit su cui era installato OpenHub 3 o OpenHub 4 che erano ancora compatibili, purtroppo deve formattare tutto e reinstallare un sistema operativo a 64 bit. Ultima cosa a cui porre attenzione se si fa l'aggiornamento da una versione precedente è quella di controllare i breaking changes, cioè i cambiamenti che rompono la configurazione vecchia delle versioni precedenti di OpenHub. L'abbiamo visto nel video precedente, comunque se si va a vedere le release notes di OpenHub, quindi torniamo da dove siamo partiti, c'è una sezione breaking changes in cui vengono indicati quali sono i cambiamenti che necessitano di modifiche alla configurazione corrente. Quindi in base al proprio setup è possibile che alcune di queste breaking changes siano applicabili e altri no, anche in relazione ai binding. Non sono tantissimi, quindi diciamo che tendenzialmente l'aggiornamento dalla versione 4 alla versione 5 è abbastanza semplice e poco invasivo. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi quali sono i cambiamenti importanti e principali della nuova versione di OpenHub 5.0 e quali sono i requisiti di sistema per l'installazione o l'aggiornamento. Nei prossimi video approfondiremo alcune di queste importanti novità facendo dei video dedicati. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!